Casatiello. Iniziamo. Prepariamo l'impasto. 600 g di farina zero, 18 g di lievito di birra fresco, se poi vuoi usare quello secco va bene 4 grammi, 400 g di acqua a temperatura ambiente, la aggiungiamo pian piano. (18 g di zucchero e sale 10 grammi). Il resto dell'acqua piano piano e cominciamo ad impastare. Puoi fare questo impasto tranquillamente in planetaria. Ed entriamo adesso con lo strutto, che può essere sostituito dal burro se vuoi, ma nella ricetta originale ci va lo strutto, quindi metto lo strutto. Sono 100 grammi in tutto, io ne metto metà adesso nell'impasto e l'altra metà poi lo farò come una sorta di sfogliatura, così avremo un impasto un po' più sfogliato. Se non vuoi fare l'altro passaggio puoi metterlo tutto adesso lo strutto nell'impasto, va benissimo. E lo lavoro così a mano, niente di particolare. Aggiungiamo farina se ci accorgiamo che appiccica e continuiamo così sbattendo, simulando un po' la planetaria, e ci siamo. È morbido come vedi, un po' ruvido, ma lo facciamo riposare un 20 minuti circa. A dopo. Adesso si è rilassato, quindi come vedi è molto più elastico e quindi possiamo fare una sorta di sfogliatura fra virgolette. Allarghiamo così semplicemente con le mani, vedi che già si stende benissimo, si è snervato dalla lavorazione precedente. E adesso aggiungo il resto dello strutto, quindi altri 50 grammi. Lo massaggio sopra in modo che si possa immettere nell'impasto, così con il calore delle mani stesso, e deve rimanere così. Piego a 3, metto un altro po' di strutto qui, ok, e adesso facciamo una palla, chiudiamo così e facciamo lievitare. Vedi già che ha aria all'interno. Questo farà sì che diventerà più leggero, solo come consistenza. Lasciamo crescere per almeno 2 ore o finché riplica di volume, poi procediamo. A dopo. Guarda che meraviglia. Siamo da parte. Tagliamo i salumi, formaggi, mettiamo il guanciale, un po' di salsiccia stagionata, prosciutto crudo, un po' di formaggio fresco e un po' di provola, scamorza. Tagliamo. Naturalmente potete mettere quello che avete in casa, qualsiasi tipo di salume o formaggio. E facciamo cadere l'impasto su un po' di farina. Allarghiamo sempre delicatamente senza far perdere tutta questa bella crescita. Dopo la crescita è meglio sempre non stressare troppo gli impasti, perché altrimenti quello che abbiamo fatto lo perderemo, e quindi facciamo con le mani invece del mattarello, per esempio. Tanto se è ben cresciuta si stenderà facilmente e la lasciamo abbastanza alta di spessore. Ed ora facciamo con tutta questa meraviglia, quindi sarà un tripudio di sapori. Se avete remore sullo strutto nell'impasto, invece vi dico che fa la differenza, nel senso che è neutro, non lo sentirete, ma darà una consistenza particolare, specialmente all'esterno molto più friabile. Direi che abbiamo messo tutto, anche di più. Quindi, ma quello che ci mettiamo poi troviamo. Poi ripeto, si mangia una volta all'anno questo, quindi il casatiello è di Pasqua
e quindi una fetta di questa non farà male sicuramente per una volta che la mangiamo, quindi abbondiamo. Arrotoliamo dal lato lungo. Chiudiamo. Come vedi è semplice poi alla fine, niente di complicato. Poi lo puoi anche preparare prima e portarlo a Pasqua o a Pasquetta. Anche freddo è buonissimo, anzi forse è meglio. Allunghiamo fino a formare una bella ciambellona grande. E la adagio in uno stampo da 30 a ciambella, bello grande, che ungo sempre con lo strutto, ma se vuoi puoi farne due più piccole. Quindi fai due ciambelle più piccole e le metti in stampi più piccoli. Adesso lo chiudiamo in questo modo, allarghiamo una parte e infiliamo l'altra, così sarà meno evidente l'attaccatura. Non possono mancare le uova da mettere sopra, è proprio il simbolo di Pasqua, quindi le ho ben lavate, sono crude, le ho ben lavate e le mettiamo sopra in 4 punti. Per chi mi chiede sempre se le uova poi cuociono, certo verranno uova sode. E con un po' di impasto avanzato facciamo delle croci sopra ogni uovo per tenerlo fermo. E ci siamo. Adesso la copro oppure la metto nel forno che è protetta quindi dall'aria, nel forno chiuso, e lo lascio lievitare fino al raddoppio. Deve superare lo stampo almeno un'ora. Questa crescita è la più importante. A dopo. Ed eccola cresciutissima, come vedi ha superato il bordo dello stampo, quindi ha sviluppato tutta la sua crescita, è bellissima. Ora con delicatezza lo spennelliamo con un uovo, metto un po' di latte, pepe nero, in forno a 180 gradi statico o ventilato, io ho ventilato, per 35-40 minuti. A dopo. Emana un profumo che non ti dico, anzi te lo puoi immaginare perché tutti i salumi danno quel profumo buono buono e come vedi è bellissima, rustica proprio come il casatiello. Ancora è caldissima, ma ve la voglio far vedere all'interno subito. Senti? Questo è lo strutto che dà un po' di croccantezza all'esterno. Sarebbe bene farla riposare un po', ma come ti dicevo ho fretta di farvela vedere all'interno. Essendo ancora calda, vedi com'è lo stesso, bella soffice. Ha i formaggi dentro tutti sciolti, il grasso del salume che si è sciolto anch'esso. È buona, non c'è niente da fare. Ammete. Non so se riusciremo a fare la scampagnata, però ottimo da portare a Pasquetta. Alla prossima. Ciao ciao. Anche l'uovo, ti faccio vedere che l'ha cotto.